Professore, chi era Elias Canetti? Bella domanda, non è facile caratterizzarlo brevemente. Direi, intanto, uno dei massimi autori del Novecento, ma direi, prima ancora di questo, una specie di sintesi vivente dell'Europa. Da questo punto di vista la sua collocazione anagrafica, per così dire, è estremamente interessante, perché abbiamo a che fare con un ebreo sefardita bulgaro, di lingua tedesca, da un certo momento in poi cittadino britannico. Ha attraversato letteralmente tutta l'Europa, ma già la sua origine è estremamente interessante, perché che cosa significa essere un ebreo sefardita bulgaro? Significa coniugare l'estremo oriente europeo, quindi il mondo balcanico sostanzialmente, con l'estremo occidente europeo, la Spagna. Gli ebrei sefarditi sono gli ebrei di origine spagnola. Il cognome Canetti verosimilmente deriva da un antico cognome spagnolo Cañete, e la madre di Canetti era una Arditti, appartenente ad una illustre e ricca famiglia ebrea bulgara di origine sefardita livornese. Quindi già in questo abbiamo tutta l'Europa. E in più c'è un aspetto linguistico che è estremamente particolare e interessante, perché gli ebrei sefarditi, cioè gli ebrei di origine spagnola, hanno conservato fino ai giorni nostri la loro lingua d'origine. Quindi parlano spagnolo, parlano una forma arcaica di spagnolo, sostanzialmente lo spagnolo del tardo Quattrocento, che si può chiamare giudeo-spagnolo o ladino. Quindi, insomma, Canetti da bambino come lingua madre parlava spagnolo. Poi nel corso della sua esistenza ha letteralmente sposato la lingua tedesca, è diventato uno dei massimi autori novecenteschi in lingua tedesca e poi naturalmente ha, per ragioni storiche molto tragiche, la seconda guerra mondiale, l'esilio, dovuto vivere in gran parte in una realtà che gli è sempre rimasta piuttosto estranea, quella inglese, e quindi è diventato anche cittadino britannico, che è stata la cittadinanza che ha avuto in tutta la sua vita. E in questa lunga vicenda, perché è vissuto 89 anni, ha attraversato tanti paesi, dalla Bulgaria all'Austria, alla Svizzera, alla Germania, all'Inghilterra, più naturalmente i suoi viaggi. Da un viaggio in Marocco nasce uno dei suoi libri più belli, e è stato anche un interlocutore e a volte un protagonista dei grandi centri culturali europei, in particolare tra le due guerre mondiali, perché il periodo della sua formazione è stato quello, anni 20 e 30, e quindi l'ambiente viennese, all'epoca estremamente importante, estremamente ricco. Quella di Canetti è ancora la Vienna di Freud, un personaggio con cui non si è mai preso, ma è anche la Vienna di un periodo di tragica ma comunque ricchissima creatività intellettuale. Ha conosciuto l'ambiente francofortese e berlinese in un periodo estremamente ricco, anch'esso drammatico, ma culturalmente ricchissimo, quello della Repubblica di Weimar. È stato interlocutore non molto amichevole di Thomas Mann, è stato interlocutore più amichevole di Robert Musil, e insomma praticamente non c'è grande autore, specialmente dell'ambiente linguistico tedesco, tra Vienna e Berlino, che non abbia in qualche modo incrociato la sua strada. E quindi non soltanto è importante per quello che ha fatto lui, per le sue opere, per il suo pensiero, ma anche per la testimonianza che può darci su tanti altri autori. Per esempio è indimenticabile quello che ha da dirci su una grandissima personalità della cultura del primo Novecento, purtroppo pochissimo noto in Italia, Karl Kraus, uno dei massimi spiriti liberi del primo Novecento in Europa, che è stato in qualche modo suo maestro, ma anche un po' per certi versi il suo antagonista.
E quindi potremmo dire, detto in breve, Canetti è una sintesi di storia europea e di cultura europea, ma una sintesi che ha poi una sua specificità, una sua fortissima originalità. È un autore la cui importanza è stata disconosciuta abbastanza a lungo, ancora fino agli anni 60, quando esce la sua opera principale, viene un po' considerato un minore. Ormai direi che è piuttosto evidente e sempre più riconosciuto che si tratta di un gigante che ha effettivamente avuto una visione estremamente personale ed estremamente forte. Come mai da oltre 20 anni adotta nel suo corso di antropologia culturale il testo di Canetti Massa e potere? Sì, in realtà il mio corso ha cambiato nome e chiaramente non è soltanto questione di nome, più volte, attualmente si chiama antropologia politica, ma anche quando si chiamava antropologia culturale dichiaravo comunque che l'orientamento fondamentale era di antropologia politica. E la ragione, potrei dire che non trovo niente di meglio, sebbene naturalmente ci siano moltissime, innumerevoli opere di grandissimo interesse che potrebbero essere didatticamente utilissime, non ho trovato nulla che sia altrettanto completo, che effettivamente ci fornisca una visione così, nei limiti in cui si può usare questo termine, completa, non soltanto del nostro mondo attuale, ma in qualche modo anche delle nostre radici, anche in qualche modo di ciò che abbiamo alle spalle. Massa e potere, direi un vero e proprio concentrato, non solo di storia europea, direi di storia mondiale, e non conosco nessun altro testo che in un numero ristretto, anche se non ristrettissimo, di pagine, all'incirca 500, riesca a mettere dentro tante cose, e secondo linee precise, secondo una schematizzazione che è estremamente rigorosa ed estremamente chiarificatrice. Non credo che farò in tempo a trovare qualcosa di meglio, anche perché non sono più lontanissimo dalla pensione, quindi molto probabilmente andrò in pensione col mio vecchio amico Elias Canetti. Cosa è il potere e qual è la sua logica e cosa lo distingue dalla violenza? Ma mi verrebbe da dire, e in effetti Canetti lo dice, che il potere è una malattia. Qui naturalmente bisogna un po' cercare di chiarire questo aspetto. La parola potere normalmente noi la usiamo in un senso molto generico e abbastanza asettico, per cui potere è tutto e niente. Potere può significare Hitler, ma può significare anche il capo ufficio, e potere può significare una dimensione negativa, ma può anche significare una dimensione positiva di indirizzo e di governo. Ora, in Canetti il potere ha una collocazione completamente diversa, quindi diciamo che nel suo linguaggio questa parola ha un significato diverso da quello abituale, più specifico, più indirizzato, ed è un senso che si può capire bene incrociandolo con altre 3 parole, perché Canetti dà 3 definizioni di potere e ognuna di queste definizioni è fulminante, una parola soltanto. Cioè potere significa sopravvivenza, paranoia e antimutamento. Non sono 3 forme diverse di potere, sono 3 aspetti che il potere sempre ha. E questo implica in primo luogo, potere come sopravvivenza, che il potere è un rapporto con la morte. Già questo naturalmente differenzia molto la concettualizzazione di Canetti dal nostro linguaggio abituale, questo per non fraintenderlo bisogna sempre tenerlo presente. Non esiste potere al di fuori di un rapporto con la morte, e in particolare il potere come sopravvivenza è letteralmente il vivere a spese altrui, cioè il vivere perché qualcuno muore. Sopravvivenza non è un termine neutro in Canetti, cioè durare in vita, vivere ancora, prolungare la propria vita, è un concetto relazionale. Nessuno ha potere da solo, nessuno sopravvive singolarmente, ma noi sopravviviamo a qualcuno. Cioè noi sopravviviamo a un morto, a dei morti. Noi sopravviviamo perché e finché qualcuno muore. Quindi il potere come sopravvivenza è in qualche modo il gestire la morte di altri
per una conservazione o una valorizzazione della nostra vita. Quindi ha una dimensione di violenza, necessariamente. Violenza che può anche essere indiretta, perché non si sopravvive soltanto a coloro che sono stati oggetto di una nostra violenza diretta, coloro che eventualmente abbiamo ucciso, per esempio in guerra, ma sopravviviamo anche agli altri che, morendo mentre noi viviamo, in qualche modo ci hanno esonerato dal morire, sono morti al posto nostro. E quindi in un certo senso, su questo Canetti insiste, noi abbiamo un vero e proprio rapporto di potere nei confronti di tutti i morti. E quindi in un certo senso siamo in qualche modo responsabili di tutti i morti. Non esiste per Canetti una dimensione innocente, tantomeno una dimensione positiva del potere. Il potere è negatività pura, non esiste nel linguaggio canettiano la possibilità di parlare bene del potere, come non esiste la possibilità di parlare bene della morte. Se poi teniamo conto degli altri significati del concetto di potere, paranoia, questo bisogna prendere alla lettera, non è una metafora, è proprio una diagnosi. Il potere è una forma di malattia mentale. Il potere è sostanzialmente un delirio di persecuzione. Il potere ha a che fare con una condizione di paura. È importante capire che il potente non è un forte. Il potente è un pauroso. Il potente è qualcuno che ha paura di tutto e di tutti, vede in tutti una minaccia almeno potenziale e quindi si difende da tutti e perciò aggredisce tutti. Per questo la forma perfetta del potente per Canetti non la troviamo nei grandi dittatori del totalitarismo. Hitler è presente in Massa e Potere, ma è molto sullo sfondo, è una figura secondaria. La figura di potente che Canetti ci presenta come esemplare, come il massimo potente mai esistito, non a caso è un malato di mente. Il famoso caso clinico del presidente Schreber, trattato anche da Freud, tra gli altri. È un pazzo chiuso in manicomio, ma che appunto perché è un pazzo chiuso in manicomio è, per così dire, esonerato dal fare i conti con la realtà e quindi non conosce i limiti della realtà. Il potere paranoico di Hitler ha incontrato limiti nella realtà, tant'è vero che Hitler è stato sconfitto. Schreber non incontra mai il limite della realtà, quindi è, potremmo dire, l'unico potente che abbia vinto su tutta la linea, l'unico potente che sia riuscito a realizzare, sia pure soltanto nel suo delirio, l'obiettivo in qualche modo naturale del potere, cioè la distruzione dell'universo. Perché a questo tende il potere, far morire tutti e quindi distruggere ogni forma di vita per tutelare la propria. C'è in qualche modo la rappresentazione che se io divento la morte non morirò. E questo è il potente, uno che cerca di diventare la morte. E naturalmente questa è follia, perché ovviamente non ci si può riuscire in questa identificazione e l'unica cosa che si ottiene è consentire alla morte nuove, facili vittorie. Quando parliamo poi di antimutamento, qui abbiamo un'altra fondamentale dimensione, quella dell'immobilità. E anche in questo caso l'immobilità è tipica della debolezza e non della forza. Il potente è colui che cerca di ridurre ogni movimento e quindi ogni mutamento, perché soltanto nell'immobilità in qualche modo c'è una difesa. Se mi comporto come se fossi una sorta di cadavere, in un certo senso la morte non mi vede e passa oltre. E quindi sostanzialmente il potente è colui che cerca di trasformarsi in cadavere, trasformando anche gli altri in una sorta di cadavere, cioè si appiattisce sul ruolo, elimina qualunque possibilità di differenza umana e qualunque possibilità di sviluppo, di cambiamento, di creatività. Il potente vuole che tutti stiano fermi al loro posto e che facciano esattamente quello che le regole prevedono che facciano, cioè vuole che gli altri siano burattini, marionette, automi, macchine e non esseri umani imprevedibili e aperti ad ogni forma di mutamento.